Ciao a tutti e bentornati su White War Racing. Oggi affronteremo un argomento clou per quanto riguarda gli statori, che è lo statore del rally. Infatti lo tratteremo da solo. Rally 200, statore elettronico, il primo statore elettronico che ha fatto la Piaggio. Allora, eccoci qua con la nostra accensione della Vespa 200 Rally. E cominciamo dal volano, che è un volano particolare, uguale nella forma a quello del 180 Rally, se non che nella parte interna ha una camma specifica, cioè qui adesso non la vedete, c'è un altro pezzettino che in questo momento non ho, che si posiziona sull'albero motore, ha un verso, c'è scritto lato esterno, quindi il lato esterno deve rimanere, la scritta lato esterno deve rimanere visibile a camma montata, e poi si infila lo statore, il volano sull'albero. Anche il 180 Rally ha la camma, però il 180 Rally ha puntine e ha la camma per muovere le puntine. Invece la camma che ha il 200 Rally, che è elettronico, serve per andare a dare il segnale a questi due magneti del pick up del Rally, che è un po' più grande di quello del PX, è un po' anche molto più costoso, non per questo migliore, anzi dopo hanno migliorato. Comunque, allora il volano ha una particolarità, questo vale anche per il 180, che ha questi bulloni, cioè questi 6 bulloni con le rondelle piegate antisvitamento. E ciò vuol dire che il mozzo del volano non è vincolato con i rivetti ma con questi bulloni, e alla fine poi forse è anche meglio così, perché diventa facile sostituire il volano e scambiarlo sul mozzo, mentre invece quelli che hanno fatto dopo non è possibile, o meglio è possibile richiodandolo, ma è un'operazione un po', insomma, un po' pericolosa, che va fatta bene, altrimenti si schioda subito. Comunque veniamo alla parte elettrica. Per quanto concerne le luci, vale lo stesso discorso delle altre Vespe tipo GTR Sprint Veloce TS che abbiamo visto prima, cioè impianto rovesciato che diviso in 3 rami, ciascun ramo cortocircuitato a comando in posizione di riposo. Quindi abbiamo anche qui, anche se le bobine sono un po' diverse, ma ci sono sempre 3 alimentazioni separate, filo giallo per le luci di posizione e illuminazione strumento e spia, luce verde, il filo verde per i fari grandi, anabbagliante e abbagliante, e filo azzurro per la luce di stop. Filo rosso serve per lo spegnimento e filo nero è la massa. Il filo rosso, infatti, e adesso veniamo alla parte che più ci interessa, viene da questa bobina qui, che è la bobina di alimentazione della centralina. Quindi il filo rosso su questa Vespa corrisponde al verde del PX, è quello di alimentazione dell'impianto d'accensione. Poi, anche se questo è solo un altro ramo di filo rosso, cioè quello che serve per lo spegnimento, poi il filo rosso di alimentazione che va a finire alla centralina Femsatronic integrata che sta attaccata sul telaio della Vespa, è questo rosso qui. Poi abbiamo un filo verde, il filo verde in questo caso è di segnale, cioè è il filo che viene dal pick up, e poi abbiamo il filo azzurro che sarebbe una massa filtrata da una resistenza. Infatti questo, che sullo statore sembra un condensatore, è in realtà una resistenza di circa 250 ohm, 240 ohm. Adesso la rifanno, è disponibile, costa un po' cara, però si trova anche proprio quella originale, altrimenti ci si può arrangiare con resistenze adeguate, utilizzando il contenitore magari di un condensatore, però anche se costa una cinquantina d'euro conviene comprare la sua, perché poi si fissa bene. I fili sono saldati, questi che riguardano la centralina sono saldati su questa basetta di bachelite, quindi poi dallo statore, adesso questi non li vedete dei colori originali perché questo statore è della mia Vespa e ho colto l'occasione, l'ho dovuto rifare e allora facciamo questo video. Li ho fasciati con la guaina termorestringente,
però dallo statore parte, c'è un filo di massa che è quello che viene collegato qui alla vite, è attaccato mi sono espresso male, dal captatore, non ho detto statore, dal captatore, questo qui corrisponde a quello del PX. Parte un filo di massa che è attaccato allo stesso e si fissa a massa in una di queste due viti, e poi un filo marrone che si attacca a uno di questi contatti, da cui parte poi il verde che va alla centralina. Tra l'altro, tranne il primo rally, su quelli subito successivi hanno messo negli spinotti anche questo piccolo pezzo di plastica nera recante le scritte rosso, blu e verde, in maniera da non sbagliarsi, perché se si invertono i fili si può rovinare la centralina. E attenzione che questo captatore non è fisso come quello del Pix, ma sulle viti c'ha un certo gioco, perché deve avere un traferro rispetto alla camma compreso tra 0,25 e 0,30 mm, quindi va messo lo spessimetro, va avvicinato e poi vanno strette le viti, altrimenti il segnale la scintilla peggiora, oppure addirittura non avviene. Questo è un elemento di criticità su questo tipo di statore, è una seccatura che dopo sul Pix hanno risolto brillantemente capovolgendo la cosa. Ora, per quanto riguarda questa centralina, adesso questa è un originale Femsatronic che miracolosamente sulla mia Rally funziona ancora, però esistono delle commerciali che vanno bene e che hanno la parte elettronica separata dalla bobina alta tensione, che qui la cui sagoma si intravede qui, eccola qui la bobina alta tensione, dove in effetti somiglia come forma alle vecchie bobine della Sprint veloce, no? La vedete anche con lo stesso tipo di plastica, la stessa orientazione. E invece su queste centraline che fanno adesso aftermarket, che vanno bene, è separata, cioè la staffa è comune ma la bobina è fissata a questa staffa metallica con due viti apposite. Allora, molto spesso accade che la scintilla che forniscono queste centraline nuove sia scadente, ma è scadente non per colpa della parte elettronica, ma per colpa della bobina. Se la bobinetta separata si sostituisce con una bobina azzurra Piaggio per impianti a puntine, la scintilla è portentosa. Io una volta sul rally di un amico l'ho fatto, una scintilla di 2 cm, e non si è rotto niente, è durata poi nel tempo, e la Vespa tuttora va bene, una cosa che ho fatto molte migliaia di chilometri fa, perché l'ho dovuto aiutare a risolvere un problema che scoppiettava e la scintilla era debole. E alla fine ho fatto così, e effettivamente è una soluzione molto valida. Io non so, mi sembra di aver detto tutto per questa volta. Pensavo di aver detto tutto, e invece una cosa me la sono dimenticata, una cosa aggiuntiva in realtà. Questa centralina nel montaggio originale viene fissata sulla scocca nella posizione in cui il TS, per intenderci, ha i numeri di telaio. In quel punto ci sono due prigionierini che escono, su cui si avvitano i bulloni che lo fissano tutto questo oggetto alla scocca lì. Certo, però in questa maniera, molleggiando il motore, succede che i fili, sia il filo della candela sia i fili che sono quelli di segnale, di alimentazione della centralina, oscillano. C'è un sistema, sono vincolati in maniera da fare una curva veloce, però si muovono sempre. Io una cosa che ho fatto, non tanto questa è grossa, è tutta integrata, non ci si riesce, ma su quelle che fanno adesso, quelle aftermarket, può essere molto utile cambiargli posizione, cioè vincolare questi due oggetti, cioè la centralina elettronica privata della sua bobina, la bobina nella posizione standard, quindi si fissa la bobina Piaggio nella posizione, la bobina intendo quella per gli impianti a puntini normale, quella di cui ho consigliato prima l'utilizzo perché è molto più valida, nella posizione dove hanno le bobine tutti i motori a puntine, tanto il carter i buchi ce l'ha e si fissa lì. E questa centralina si fa una staffa, si fissa in maniera che sia attaccata dietro, insomma, al motore, vincolata al motore. Ci sono vari modi, si realizza una staffetta. In questa maniera i fili non si torceranno. Questo è un consiglio che mi sento di dare, perché mi sono trovato bene così. Ora è veramente tutto, arrivederci al prossimo video.
Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.